Monterrey-Inter 1-1, si chiude in parità il debutto dell'Inter al Mondiale per Club, è un pareggio, la prima di Christian Chivu da allenatore dell'Inter. Apre le marcature Sergio Ramos per il Monterrey su un calcio d'angolo al minuto 25 con delle complicità difensive dell'Inter, pareggia Lautaro Martinez al minuto 42 sul finire del primo tempo. Lautaro Martinez che nel secondo tempo poi si vede annullare un gol giustamente per fuorigioco e ha anche una grande occasione al minuto 77 circa per vincere la partita che purtroppo però fallisce. E il tema delle occasioni fallite è uno dei segni di continuità che abbiamo visto rispetto all'Inter di Simone Inzaghi anche in questa nuova Inter di Christian Chivu, che in questa prima partita che cosa ci dice, come commentiamo a caldo in breve questa gara? È stata un Inter da lavoro in corso che ci ha già fatto vedere delle cose nuove di Christian Chivu sia nel bene che nel male, e tra poco analizziamo tutto. Un Inter da lavoro in corso che si mixa ad una stanchezza fisica e mentale che sicuramente si sono fatte sentire in un risultato che comunque è un po' deludente, perché il livello del Monterrey è quello che era alla nostra portata. C'è il rammarico per le occasioni fallite, per un Inter che nel secondo tempo poi è andata incalando nel finale quando magari ci si aspettava un assedio. Ci sono però tante cose da dire dentro questa partita e lo facciamo in questo episodio. Ben ritrovati amiche, amici, passione interisti, vi invito a lasciare un mi piace se non l'avete ancora fatto, iscrizione al canale così ci supportate. Arrivo da 3 ore, oltre 3 ore di diretta che abbiamo appena completato per seguire insieme la partita, quindi supportateci, mi raccomando. E voglio raccontarvi quello che abbiamo visto in questa gara per chi non l'avesse vista, ma anche per chi l'avesse vista e vorresse ulteriormente approfondire. Io parto dal contestualizzare intanto questa gara. Un Inter che lavora da pochi giorni con il nuovo allenatore, si gioca a Los Angeles con delle temperature che i giocatori hanno detto di aver sentito. È un caldo abbastanza importante quello che si è sentito a Los Angeles, nonostante fossero le ore 18 su un campo abbastanza secco, che sia il clima che il campo valgono per entrambe le squadre, verissimo. C'è una certa differenza, diciamo, per una squadra come l'Inter che ha provato a fare gioco oltre il 60% di possesso palla, e un Monterrey che invece chiuso dietro, molto attento alla fase difensiva, ripartire, ha sporcato la gara, ha perso molto tempo. Tra chi vuole fare la partita e chi no, le condizioni cambiano molto, soprattutto per un Inter che arriva da una stagione lunghissima, mentre il Monterrey siamo praticamente a metà stagione, nello spartiacque della stagione, quindi il contesto secondo me è sicuramente molto importante. Così come contestualizziamo anche la formazione di un Inter che aveva tante assenze, fuori Bissek, fuori Ciala, fuori Dumfries, Frattesi non al meglio, Thuram che non era proprio al top della condizione, Luis Enrique che ha fatto solo 2 allenamenti con i compagni di squadra. Mi sto perdendo anche qualcun altro, fuori Zielinski, fuori Pio Esposito, fuori anche Taremi, quindi Inter sicuramente con diverse assenze, che schiera Sommer tra i pali con Pavard, Acerbi e Bastoni in difesa, Darmian, Carlos Augusto sulle fasce, Barella, Aslani e Mkhitaryan in mezzo, in attacco la coppia Lautaro Martinez, Sebastiano Esposito, quindi un Inter ovviamente anche questa che con tanti segni di continuità rispetto alla scorsa stagione, ma anche piuttosto sperimentale in alcune cose, come Sebastiano Esposito lì davanti con Lautaro Martinez. Quindi è bene contestualizzare il tutto per un Inter che nel primo tempo secondo me ha avuto delle difficoltà ad approcciare la gara, un attimino dovuto prendere le misure all'avversario, poi ha cominciato a produrre gioco, ha avuto una prima occasione con Darmian, lì l'Inter sembrava cominciare a sbloccarsi e poi però invece arriva il gol sul calcio d'angolo, e qui arriva la prima cosa, come detto, la prima novità che abbiamo visto nell'Inter di una delle prime novità che abbiamo visto nell'Inter di Christian Chivu, in negativo, nel senso che ci hanno detto poi nel post partita, ha rivelato lo stesso Lautaro Martinez, che questa Inter sui calci piazzati adesso difende a zona. È una novità, ci stanno lavorando da pochissimo e qua il passaggio alla zona ha delle complicità secondo me sul gol di Sergio Ramos, perché calcio d'angolo battuto molto bene. Acerbi giustamente, visto che non lo marca uomo, lascia andare Sergio Ramos, che salta in testa a Bastoni, e Pavard in quella zona non interviene benissimo. Lo stesso Sommer poi è tutt'altro che esente da colpe secondo me su questo gol, un pochino in ritardo oggi in alcune cose Jan Sommer, quindi da lavoro in corso, mentre lavori delle cose nuove possono capitarti, possono sfuggirti le cose, soprattutto quando davanti c'è Sergio Ramos, uno dei migliori colpitori di testa, uno dei, diciamo, uomini più pesanti, ecco, su questi aspetti. L'Inter però reagisce, si scuote, ha un'occasione molto importante con Sebastiano Esposito, clamorosa, dove il portiere non so davvero che reazione ha avuto con quella parata, molto distinto, è stato anche un po' fortunato.
Quindi l'Inter comincia a prendere campo, occasione anche con Lautaro Martinez su un'altra ottima giocata di Sebastiano Esposito che ha fatto meglio di Thuram secondo me, subentrato nel finale non benissimo. E qualche dubbio, protesta per un tocco di mano di Sergio Ramos, però per me è più rigore, più non rigore che rigore, quindi giusto non dare rigore. Al 41esimo poi finalmente l'Inter pareggia con un ottimo schema su calcio punizione, Aslani che la mette dentro con lo scavetto, con il lob, diciamo così, per Carlos Augusto, assist di destro, Lautaro Martinez la mette dentro da pochi metri. Secondo tempo si riparte con un Inter che subito mi sembrava più aggressiva, un pochino più elettrica, poi in realtà arriva anche il cambio modulo con i cambi. Questo cambio modulo non porta secondo me gli effetti sperati, perché la manovra dell'Inter rallenta. È vero che arriva il gol di Lautaro Martinez in fuorigioco annullato, è vero anche che Lautaro Martinez ha una clamorosa occasione da gol che tira fuori dal dischetto del rigore, praticamente si gira, aveva fatto tutto bene, si gira e la manda alta. C'è anche un'occasione con Zalewski, c'è stato anche un palo su un tiro da lontano di Canales al 64esimo, poi addirittura il rischio beffa in pieno recupero con De Ossa che sfugge a bastoni e tira sull'esterno della rete. Però è un Inter che, secondo me, sentendo anche quello che ha detto Chivo al momento del cooling break, al momento della pausa per le temperature alte, stava dicendo: "Se li mettiamo dietro e continuiamo a palleggiare lì, prima o poi loro qualche errore lo fanno". Ecco, l'Inter questa cosa è vero che loro si sono chiusi dietro, a un certo punto era un 6-3-1 in fase difensiva, 5-4-1 che diventava linea 6 molto spesso, molto denso, con tante perdite di tempo, diversi falli, un Medina che ogni tanto ha dato qualche gomitata, qualche cosa un pochino sporca, quindi è subentrato anche un po' di nervosismo. Non abbiamo fatto quell'assedio costante, non abbiamo creato quelle situazioni di bombardamento dell'area di rigore, diciamo così, che poteva generare del panico. Anzi, uno dei temi di questa serata è stato il continuo finire in fuorigioco. Su questo il Monterrey è stato molto coraggioso nel mandarci spesso in fuorigioco. Da un lato, quindi, sono stati poco attenti in queste situazioni, sono stati molto bravi loro, dall'altro lato veniamo anche alle cose nuove che abbiamo visto quindi nell'Inter di Christian Chivu. Secondo me, le principali novità sono state intanto un pressing un po' più alto e un pochino più aggressivo, soprattutto nella riaggressione. In alcune cose questa cosa rispetto alle Inter di Inzaghi si sono riviste. C'è stato questo tentativo di cercare le imbucate centrali, secondo me, piuttosto interessanti. Molto spesso l'Inter ha provato sia ad arrivare sul fondo e poi il passaggio arretrato per il giocatore che arriva a rimorchio, ma molto spesso si cercava di innescare un giocatore al limite dell'area di rigore e poi provare l'imbucata per gli inserimenti alle spalle dei difensori. Da qui quindi si sono visti tanti fuorigioco, quindi si è vista un Inter che ha provato ad avere un po' più di velocità verticale, che nel secondo tempo è venuta un pochino meno con un palleggio che è calato, con un Sucic che è entrato ma un pochino si è nascosto, stava per fare una frittata in occasione dell'occasione da gol del Monterrey nel minuto di recupero. Mentre Luis Enrique, l'altro nuovo acquisto, secondo me è entrato meglio di Sucic, ha fatto vedere delle cose dal punto di vista tecnico piuttosto interessanti e la marcatura a zona sugli angoli l'abbiamo vista, come detto l'abbiamo pagata. È un Inter che ha provato anche degli schemi nuovi sui calci piazzati, non battuti benissimo da Aslani. Quindi qua quando si parla anche di mercato, se dovesse partire Ciala, occhio anche a chi batte i piazzati perché sugli schemi sono importantissimi. In questo mondiale per club tantissime partite, l'avevo detto prima della gara, si stavano sbloccando sui calci piazzati. In questa partita 2 gol, uno da calcio d'angolo, uno da calcio di punizione con la battuta e l'assist di Carlos Augusto e abbiamo visto anche questo cambio di modulo a gara in corso che non ha pagato troppo in questo caso, però siamo stati spesso a commentare le Inter di Inzaghi che secondo molti non avevano piani B, era diventato un po' prevedibile, non si cambiava mai. Ecco, Christian Chivu invece sta lavorando anche su delle soluzioni differenti con Sucic e Barella che erano andati in mediana a 2, con Mkhitaryan che si era alzato un po' di più e poi Zalewski che è andato un pochino in quel posto, quindi questo 3-4-1-2 è diventato poi 3-4-2-1. Chivu ha detto di volerci lavorare molto, quindi questo cambio modulo anche a gara in corso, avere delle alternative in più è un qualcosa di nuovo che stiamo vedendo e che vedremo forse sempre di più. Questo quindi l'analisi del racconto della gara, racconto delle cose nuove che abbiamo visto con Christian Chivu,
Vi ho detto dei nuovi, Sucic non benissimo, Luis Enrique meglio, un po' un minimo, non dico di pagelle, ma di valutazioni di top e flop. Ditemi un po' voi chi sono stati quelli che vi sono piaciuti di più, quelli che vi sono piaciuti di meno. Mi è piaciuto Mkhitaryan, forse migliore in campo, con un Inter che nel primo tempo attaccava solo ad una fascia da sinistra con Carlos Augusto, Mkhitaryan e Bastoni, quella combinazione che funziona molto sempre, anche se poi Darmian a destra è stato poco intraprendente, ma lo sappiamo. Ma a me Darmian comunque è piaciuto perché ha avuto la prima occasione da gol dell'Inter, eh, 2 volte che si è spinto in avanti a destra, 2 volte siamo riusciti a creare occasioni da quel lato lì, e poi quando è stato spostato in difesa al posto di Pavard per fare entrare Luis Enrique davanti, in difesa ha tenuto abbastanza bene, quindi anche lui bene. Ehm, Carlos Augusto ha fatto bene, aveva servito un ottimo pallone a Sebastiano Esposito che purtroppo è stato fermato da Andrada. Esposito ha fatto vedere delle cose interessanti, poteva trovare quel gol, lì è stato un pochino sfortunato, con quel gol forse sarebbe stata rivalutata ulteriormente la sua prestazione che si è un pochino scontrato col muro. Meglio di Thuram, però può fare ancora qualcosina in più, ecco. Non so se è sufficiente per quello che ci aspettiamo da un attaccante di completamento nell'Inter, i segnali che sono arrivati oggi, però sicuramente è stato intraprendente. Acerbi ha fatto la sua onesta partita, al di là del discorso sulla marcatura sul calcio d'angolo e di una generale lentezza del reparto difensivo, che soprattutto nel finale stavamo pagando molto, questa lentezza del reparto difensivo. Quindi anche qua indicazioni di mercato che potrebbero arrivare da questa partita, che poi andremo ad analizzare. Qualcosa in attacco serve urgentemente, assolutamente. In difesa un difensore almeno più veloce sicuramente serve. Sugli esterni al momento siamo al completo, a centrocampo anche qualche caratteristica diversa per far cambiare passo al centrocampo sicuramente servirà, al netto di quello che accadrà poi in uscita, perché se parte qualcuno dei nostri attualmente è chiaro che bisogna andare a sostituirli e fare altri ragionamenti. Queste sono un po' le mie considerazioni su questa partita. Adesso bisogna battere l'Urawa Red Diamonds, bisogna battere River Plate, non possiamo fare tanti calcoli, però non è un pareggio che compromette il girone, considerando che passano le prime due comunque, quindi è ancora tutto ampiamente aperto e alla nostra portata. Serviva una vittoria da un punto di vista del morale, ecco, probabilmente dopo il finale di stagione, dopo la delusione del 5-0 in finale, serviva una vittoria, soprattutto dal punto di vista del morale. Purtroppo non è arrivata, capisco tanti commenti che sono arrivati durante la diretta, non è tutto da buttare via, ripeto, è un Inter da lavoro in corso, mixato ad un po' di stanchezza fisica e mentale, servirà a gestire anche l'energia adesso con tante partite ravvicinate. L'Inter di Chivu non possiamo giudicarla adesso, però abbiamo avuto dei primi segnali con alcune cose buone, alcune cose su cui bisogna lavorare e le approfondiremo poi anche nei prossimi contenuti. Fatemi sapere se siete d'accordo, se avete visto la partita, se avete altre domande o curiosità o commenti, lasciateli qui sotto così li leggerò in diretta alle 19:30 quando ci rivedremo. Mi raccomando, vi aspetto nel club di Passione Inter, www.passioneinter.club, per sostenere il nostro progetto, le nostre maratone folli fino all'alba. Vi aspetto quindi qui sotto, vi lascio anche con un altro approfondimento per chi ci ascolta in podcast, lo trovate in descrizione, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.